Greenvincible nasce con un obiettivo, quello di essere un punto di riferimento nell'ambito della meccatronica e dell'ingegnerizzazione di sistemi da adottare nell'ambito dell'economia circolare. Siamo partiti con il primo progetto che abbiamo chiamato Recycling o Recycling, che di fatto è un processo che ha delle caratteristiche di innovazione, tant'è che è stato brevettato e che si occupa prevalentemente dell'estrazione di materie prime dai RAEE e in particolare delle schede elettroniche. È un progetto che scaturisce dalle esperienze che ho maturato in Cina. In Cina ho avuto modo di visitare alcune aziende operanti nel settore del riciclo ed in particolare nel trattamento di alcuni rifiuti elettronici. Ritornando in Italia abbiamo preso spunto da questa esperienza cercando di migliorare i vari processi e di adattarli a quelle che sono le normative del protocollo di Kyoto, cercando di limitare al massimo l'impatto ambientale delle singole lavorazioni e migliorando la profittabilità dell'intero ciclo di attività. L'obiettivo principale che ci siamo posti era quello della totale ecocompatibilità dei processi. Gli sforzi sono stati rivolti soprattutto a individuare questa nuova tecnologia che in realtà ci consente di non soltanto di recuperare gran parte dei materiali presenti sulle singole schede elettroniche, ma di abbattere completamente qualsiasi residuo di lavorazione. Pertanto, alla fine del nostro processo non abbiamo degli scarti che devono essere inertizzati, ma abbiamo delle materie prime seconde che a loro volta possono essere riutilizzate in altri ambiti e in altri settori industriali. Creare un team che fosse un team valido e vincente e che rappresentasse l'elemento trainante di una startup è stata una cosa abbastanza semplice in una prima fase perché mi è bastato coinvolgere e raccontare l'iniziativa ai miei familiari e al mio amico Antonio. Una volta creato lo zoccolo duro mi sono guardato attorno e abbiamo cominciato a coinvolgere, a comunicare il nostro progetto ad amici e a professionisti validi, ciascuno esperto in settori differenti. Portare avanti una startup innovativa oggi non è sicuramente un gioco da ragazzi, per tutta una serie di problemi connessi con le difficoltà finanziarie, con le difficoltà burocratiche. Uno dei problemi fondamentali è cercare di cooptare all'interno di queste strutture persone che possano fare la differenza. Se gestire un'impresa è un'operazione difficile, lo è ancora di più gestire una startup. Questo perché oltre ai problemi a cui deve dare una risposta ogni giorno l'imprenditore, lo startupper si trova di fronte alla necessità di diventare credibile di fronte al mercato, credibile di fronte agli investitori. La credibilità di una startup è sicuramente data dai curricula dei propri soci fondatori, ma ancora di più dalla capacità che questa ha di creare delle collaborazioni con organismi di ricerca e con investitori industriali. È proprio attraverso queste collaborazioni che la startup acquisisce quell'esperienza e quella maturità che necessita nell'ambito del proprio settore di riferimento. L'esperienza professionale mi ha portato a comprendere che tentare di arrivare alla vetta senza fermarsi e riposarsi o trovare delle vie intermedie per raggiungerla significa molto spesso impantanarsi. Questo è il problema principale delle start-up, il fatto che si parta con il massimo entusiasmo che poi pian piano scema perché l'obiettivo sembra sempre più lontano e più irraggiungibile. Come abbiamo risolto noi il problema? Abbiamo spacchettato il nostro progetto facendo sì che fosse intermediato da una serie di sotto-obiettivi, ciascuno dei quali facilmente raggiungibile e sicuramente profittevole, cioè in grado di poter realizzare un prodotto che potesse andare sul mercato in maniera indipendente dall'obiettivo finale.
Il consiglio che posso dare prima di avviare qualunque tipologia di attività è quella di valutare con attenzione non soltanto il mercato, ma anche la fattibilità dell'idea. Deve essere un'idea alla portata, deve essere un'idea facilmente realizzabile e non deve richiedere eccessi di capitale. Soltanto in questo modo abbiamo la possibilità di affrontare i problemi con la serenità che si richiede. Abbiamo la possibilità di trovare degli obiettivi raggiungibili e soprattutto di diventare credibili nei confronti del mercato. Costituire la società è l'ultimo passo di un lungo processo che richiede una gestazione importante nonché fondamentale, perché è proprio da questa gestazione che nasce l'idea vincente. La società è un mezzo per raggiungere l'obiettivo, non sicuramente l'obiettivo. Il mio consiglio è quello di validare prima di fare qualunque passo la propria idea, verificare magari rivolgendosi a chi ha più esperienza di noi, magari rivolgendosi ad aziende che operano già nel settore, magari cercando di farsi aiutare da qualcuno, qualche professionista che riesca in qualche modo a mettere nero su bianco quelle che possono essere non solo quelle che sono le opportunità, ma anche e soprattutto i problemi e gli ostacoli che incontreremo durante il nostro percorso imprenditoriale.